Ciao amici, oggi parliamo di un inchiostro che mi piace molto, un inchiostro che vi ho già presentato qualche altra volta insieme ad altri, ma vorrei farne una conoscenza un po' più approfondita. Sto parlando del Morgenrot di Fritz Schimpf. Innanzitutto vi invito a vedere il video di presentazione di questa linea di inchiostri per non ripetere ogni volta un po' le stesse cose, e quindi dove trovarli, come trovarli, il posizionamento del prezzo, eccetera. Un calamaio da 30 ml, non particolarmente capiente, ma comunque ben realizzato, in vetro, un'imboccatura sufficientemente ampia per andare insomma ad intingere le penne e anche quelle un po' più grossette, ma non proprio tutte perché comunque l'imboccatura diventa un po' stretta per quelle col diametro un po' più grosso, si rischia di andarlo a sporcare qui sul collo, e soprattutto quando l'inchiostro diventa poco, perché stiamo per finire il calamaio, diventa più difficile il pescaggio perché l'imboccatura stretta non consente di inclinarlo e quindi di andare a intingere la penna per caricarla, soprattutto quelle che hanno un converter oppure un movimento meccanico per questa funzione. Come possiamo vedere un pochettino, il colore dell'inchiostro e le sue qualità sono di tutto rilievo. Si notano dei riflessi, una componentistica anche abbastanza oleosa, se vogliamo, e questo già ci fa capire che tipo di comportamento potrà avere questo inchiostro. Vediamo anche come si sofferma abbastanza sul collare. Bene, andiamo a metterlo alla prova. Ho scelto per questo test una Kaweco DA2, che è una penna che mi piace particolarmente. Poi andremo ad analizzare tutte le prove che ho fatto precedentemente. Lo provo su carta Rhodia, come al solito. Infatti, quello che avevo già potuto osservare riguardo una sorta di oleosità, chiamiamola così, viene tradotta dal comportamento dinamico del pennino, che è molto scorrevole ma anche molto coperto. Vedete come anche si addensi nell'ultima parte del tratto ogni volta che viene rallentato o ci si ferma sopra. Abbiamo detto che questo è l'inchiostro. Un inchiostro che ha un colore davvero particolare, tra il granato, un rosso spento, ma una volta che si asciuga, e parlo di qualche secondo dopo, vedete questo per esempio che ho segnato prima, se vado a metterlo a confronto con questo che faccio adesso, guardate com'è molto più vivo. Qui invece diventa quasi un amaranto, quasi addirittura un marrone, lo potremo vedere nei test successivi. Però, dicevo, mantiene anche dei riflessi scuri. Osservato soprattutto ad occhio nudo, mette in mostra un rosso che comunque si sposta quasi verso il violaceo, ricordando un po' i riflessi che abbiamo visto nel calamaio quando lo abbiamo osservato prima attraverso quelle immagini. Il comportamento dinamico, dicevo, è molto scorrevole, senza dubbio. Qui anche il pennino ci mette del suo. Dicevo, un inchiostro scorrevole però molto ben bilanciato fra quello che è l'aiuto che offre alla mano durante la scrittura e quello che è invece anche il controllo. Non dimentichiamo che stiamo scrivendo su un pennino medio. Vedete come invita anche ad essere guidato, raccordato, è molto docile, aiuta molto il pennino. È un inchiostro, un po' tutta la linea di Fritz Schimpf, sono inchiostri che uniscono davvero un po' i due mondi, quello della scorrevolezza da una parte, perché l'esigenza di poggiare la penna e farla scrivere
allargo il campo per farvi vedere, è fondamentale, no? E dall'altra parte però non è la scorrevolezza quella sfrenata che non piace a nessuno, è una scorrevolezza che riesce ad avere il giusto controllo, la giusta dose di controllo, e come vedete anche quando andiamo a fare delle intersezioni o a cercare di, vedete, chiudere un cerchietto, tutto viene facile perché comunque il pennino ha la sua guidabilità. Un inchiostro che a seconda della carta che utilizziamo ci dà comunque anche una risposta cromatica un po' diversa. Ad esempio su questa carta, che è quella di un blocco comune, di un blocco pigna, come vedete mantiene la sua caratteristica una volta asciugato, ma perde forse la brillantezza, che ad esempio abbiamo notato qua sulla carta Rhodia, che comunque ha un punto di bianco ben più caldo ed una finitura ben diversa, e però diventa anche più scuro nel momento in cui lo utilizziamo con un pennino che ha una gradazione maggiore. E allora vedete come anche diventi più saturo ma più scuro, perché più profondo, perché comunque c'è più inchiostro che si deposita. Guardate anche tra questo tratto, uno sottile e uno più largo. Per esempio su carte che hanno appunto una finitura più vicina a Rhodia, questa è sempre un Rhodia rigato, ma per l'appunto c'è la rigatura, vedete come viene anche, scusatemi, stavo indicando l'altro, vedete come viene anche espresso questo shading che vi dicevo, cioè questa tendenza a divenire scuro, eppure siamo comunque su un pennino, in questo caso è il pennino flessibile della Falcon, della 742, lo rende molto bene, è molto piacevole poi quando viene osservato, shading che possiamo trovare anche quando andiamo a cercarlo, eccolo qua, con un pennino come questo, per esempio, che è il doppio broad della Pelikan, e ovviamente, insomma, tanta abbondanza poi si traduce anche in una variazione di flusso dell'inchiostro, e che dà un po' di movimento per l'appunto alla nostra grafia. E ancora, per esempio, su una carta ancora diversa, dove l'ho messo, questo qua, scusate che lo trovo, eccolo qua, diventa molto, a me piace molto, come vi dicevo, per il fatto che certo c'è lo shading, lo si nota, soprattutto con quei pennini che hanno delle finiture un pochettino più un pochettino migliori, ecco, diciamo così, senza voler parlare male di nessuno o bene di altri, finiture migliori che riescono a mettere in evidenza quanto questo inchiostro sia cangiante dal rosso ad un rosso scuro, ad un granato scuro, ma con delle pennellate di viola, di ciclamino scuro, di mattone, possiamo dire. A me piace molto. Quale inchiostro può ricordarci? Anzi, scusatemi, già che ce l'ho anche qui, ve lo faccio vedere sulla carta del quaderno Ecoqua di Fabriano, che come vedete è molto più calda rispetto a tutto il bianco neutro che vi ho mostrato fino adesso. E qua diventa un po' più rosso perché il contrasto si abbatte, quindi diventa un po' più rosso, ma si spegne quel tantino, che cosa, la differenza, lo shading, ma questo è dovuto ovviamente alla finitura della carta. Dicevamo prima a quale inchiostro può assomigliare. In realtà me ne richiama uno molto molto da vicino. Questo è il nostro Morgenrot di Fritz Schimpf, questo è il Diamine Syrah. E è più vario, è un po' più ricco l'inchiostro di Schimpf, ma è molto vicino a questo Diamine, molto vicino, anche se cambia un po' la formulazione. Potremmo dire che c'è un fratello ricco ed un fratello povero. Ve li metto a confronto in questa maniera. Morgenrot, questo è il Diamine, sono molto vicini come timbro, come tonalità, sono molto vicini, però il fratello ricco è quello di Schimpf perché c'è una formulazione migliore, una formulazione che non è solo scorrevolezza, ma è anche, come vi ho detto, controllo, ed una ricchezza, cioè una variazione all'interno della gamma cromatica maggiore, cosa che nel Diamine troviamo un pochettino meno marcata, meno visibile. Quindi se vi piace la tinta e non vi fate troppi problemi, l'uno vale l'altro, ma se vi piace scrivere con la penna stilografica, visto che il costo insomma non è poi esorbitante, vi orienterei sul Fritz Schimpf. Altri inchiostri molto simili sono per esempio il
il Fritz Roth, sempre di Fritz Schimpf, si chiama Fritz Roth, il rosso ruggine. Sì, sono abbastanza simili, anche se questo è più ramato, cioè ha delle contaminazioni più sul rame, lo addolciscono un po', lo portano verso il rosso. E per ultimo vi faccio vedere il Red Dragon, sempre della Diamine, per farvi vedere come il giallo, un arancione riesca ad addolcire un pochettino quello che invece il Morgenrot ci appare come questa alba, come un pochettino anche più vicina ad un rosa shocking mixato con il rosso. Passa la pagina? No, assolutamente, neanche nella carta quella leggera, tantomeno, guardate, in una carta da 90 grammi come è la Fabriano, sulla quale si può scrivere comodamente da una parte e dall'altra senza avere il minimo accenno di passaggio. Quindi molto bene, un inchiostro che non dà particolari problematiche al pennino, quindi assolutamente consigliato. Ciao a tutti amici, scusate, chiudiamo con una stilografica. Ciao ciao!